Da Franciacorta andiamo a fare un giro di pista. Qualcosa che cerco sempre di fare, non essendo costantemente a girare e conoscendo a memoria questi tracciati. È sempre interessante vedere e capire il feeling, uno, della gomma che c'è in pista. Certo, la pista è sempre in evoluzione. Punto 2, si notano proprio tutti i dislivelli. Vedete chiaramente che c'è una salita incredibile che si percepisce molto di meno quando si è sul kart. Questa è tecnicamente la primissima destra, si fa in piena. È una doppia destra, si porta molta velocità di percorrenza, si tende di focalizzarsi sull'uscita, evitare un richiamo troppo brusco per curva 2. Sinistra molto veloce, di scorrevolezza, si fa totalmente in piena, in discesa, si tende a scorrere quasi a toccare il cordolo per poi arrivare sempre in discesa a curva 3. Una curva a cui si arriva abbastanza veloci. Non ci sono punti di riferimento intuitivi come frenata. Siamo in salita, non bisogna far scorrere troppo in kart in uscita, cosa che si è tentati di fare, perché questo cordolo qua rischia di buttarti nei prati. Qui inizia il settore 2, il settore in cui mi trovo meglio, ed è la parte, diciamo, guidata. Iniziamo quindi con questa doppia destra in salita che si fa completamente in pieno, fa ampiamente sopra i 90 all'ora. L'uscita porterà poi nella parte più guidata, più tecnica, chiamata chiocciola. Questa è curva 5, è un'altra doppia destra, una curva molto interessante, molto bella da guidare, dove si porta proprio il freno in curva con il telaio in appoggio sulla sinistra. Una curva dove appunto si deve portare tantissima scorrevolezza per poi avere un'uscita non troppo larga. Abbiamo appunto percorso un buon dislivello. Curva 6 non è una doppia, ma è una curva singola con un'ampiezza abbastanza larga come raggio di curva, e qui si chiude il settore 2. Siamo di fatto nell'unica curva del settore 3. Su questa sezione della pista non ci sono cordoli interni per avere riferimenti. Beneficiano chi gira tanto, chi conosce tanto questa pista, quindi ci vuole sempre un po' di abitudine per chi gira di meno per trovare questi punti e per poi perfezionarli con l'evoluzione della pista. Tornante, quindi frenata molto profonda, l'uscita deve essere molto scorrevole, quindi si tocca questo cordolo in uscita.
per poi andare completamente a full gas fino alla fine del circuito. Spero che questo track walk con me vi sia piaciuto. Come sempre lasciatemi un feedback dei commenti per indicarmi cosa vi piacerebbe vedere la prossima volta e ditemi cosa ne pensate.